Dopo l'assoluzione, dal Palazzo di Giustizia di Bari, Liggio e Totò Riina escono accompagnati dai loro avvocati. Escono liberi, si recano subito nella villa dell'avvocato Gironda, alla periferia di Bari, dove Liggio rilascia anche un'intervista alla stampa. Dopo l'intervista, Liggio va a Bitonto in casa dell'avvocato Mitolo, nonostante lui e Totò siano stati già raggiunti da un provvedimento di custodia precauzionale emesso dal Tribunale di Palermo su richiesta del procuratore Pietro Scaglione. Liggio ha intenzione di stabilirsi in Puglia. Visita una tenuta e dice al proprio avvocato che vuole trasformarla in azienda per allevare bestiame, ma lo raggiunge un foglio di via obbligatorio e dentro 48 ore deve raggiungere il suo paese in Sicilia, Corleone. Liggio e Riina sanno che laggiù sono pronte misure di prevenzione, così Liggio chiede al suo braccio destro di andare al posto di polizia di Bitonto a chiedere una proroga al foglio di via, spiegando che Liggio sta male e non può affrontare un lungo viaggio in auto. Il questore di Taranto gli emana un secondo foglio di via, che dice che una volta dimesso dall'ospedale, Liggio deve raggiungere Corleone. Riina prova l'ultimo tentativo per bloccare il provvedimento del questore che lo rivorrebbe a Corleone. Attraverso una lettera di richiesta inviata sia al questore che al procuratore generale, Totò richiese la residenza, sostenendo di aver trovato un lavoro come commesso nello studio del suo legale di fiducia Mitolo. Ma il 17 giugno vennero notificati a lui e a Liggio fogli di via obbligatori, emessi dal questore di Bari, in quanto considerati socialmente pericolosi. I due mafiosi di Corleone avevano il divieto di soggiornare in Puglia per 3 anni. Nel tardo pomeriggio del 17 giugno, l'avvocato Mitolo fa salire Luciano Liggio sulla sua auto e lo accompagna all'ospedale della Santissima Annunziata di Taranto. Liggio viene ricoverato nel reparto di malattie infettive, dove lavora un suo amico siciliano. La sera l'avvocato Mitolo torna a Bitonto e parla con Totò Riina, gli spiega che non c'è nulla da fare per lui, deve lasciare Bitonto e tornare a Corleone. Prima di mezzanotte, 2 poliziotti prelevano dall'hotel Totò Riina e lo accompagnano alla stazione di Bari, caricandolo sul rapido per Reggio Calabria. Il giorno successivo, verso sera, Totò arriva nuovamente a Corleone, in via Rua del Piano 13, la casa della madre. Poche ore dopo viene di nuovo arrestato. Arrivano 5 agenti che lo prelevano con un ordine di custodia cautelare, emesso dalla procura di Palermo. In realtà è uno stratagemma per tenerlo in cella qualche giorno. Lo portano al carcere del Luciardone di Palermo davanti a giudici e carabinieri, che in un paio di ore decidono le sorti di Totò, obbligo di soggiorno per 4 anni, nel comune di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Ottiene però un permesso di 3 giorni per sistemare gli interessi della madre vedova e delle sorelle nubili a suo carico. Il 20 luglio del 69 comincia la lunga e misteriosa latitanza del futuro capo dei capi, che rimane latitante per 24 anni, fino al giorno del suo arresto. Nel frattempo, la primula rossa di Corleone Luciano Liggio resta nella clinica della Santissima Annunziata di Taranto fino al 28 settembre per spostarsi poi a Roma, nella clinica Villa Margherita, in viale di Villa Massimo, il tutto sotto la luce del sole e comunicato dal suo difensore alla Polizia di Stato. Nonostante i solleciti del tribunale, nulla si mosse, finché Liggio, completamente ristabilito, abbandonò la clinica il 19 novembre per darsi alla latitanza. Solo 2 mesi dopo, il 19 gennaio, il nome di Liggio venne pubblicato nel bollettino delle ricerche e su quello dell'Interpol. Lo scandalo fu enorme e la commissione antimafia accusò del mancato arresto l'allora procuratore capo Pietro Scaglione insieme al capo della polizia Vicarì, in quanto l'ordinanza di custodia precauzionale emessa nei confronti di Liggio era rimasta inspiegabilmente inapplicata per alcuni mesi, consentendogli così di spostarsi liberamente. A Corleone, in vicolo dello Scorsone, viene effettuato un rastrellamento dalla polizia in caccia di latitanti. Stanno cercando Totò Riina, scomparso dopo il processo di Bari e ormai latitante. Lo cercano perché si dice che circoli a Corleone, degli informatori dicono che si nasconde nelle campagne di giorno, mentre nella notte scende a Corleone. A via Rua del Piano 13 non c'è, lì si trova solo la madre e la sorella Arcangela, mentre in vicolo Scorsone 24, nell'abitazione dei Bagarella, entrano sfondando la porta pensando di acciuffarlo insieme a Ninetta, la sua fidanzata, ma non c'è, Totò non è nemmeno lì. In casa Bagarella non c'è nemmeno un uomo, nemmeno il più piccolo, Luchino, sono tutti latitanti o in galera o al soggiorno obbligato. La polizia però trova una foto dentro un vaso, è la foto di Totò Riina, cominciano a tempestare di domande Ninetta che però non apre bocca, dicendo unicamente che non sa dove sia e che non lo vede mai. La maestrina, così la chiamavano perché insegnava educazione fisica all'Istituto del Sacro Cuore di Corleone,
secondo polizia e carabinieri, ha i mezzi per mettersi in contatto con Totò e tutta la sua banda. La ritengono una sorta di portaordini di Totò, godendo di potersi muovere liberamente, la considerano una sorta di staffetta. Cominciano così i pedinamenti a Ninetta, e i suoi movimenti portano sempre a Palermo e Monreale, dove si reca sempre insieme alla sorella Emanuela. A Palermo andavano al carcere del Lucciardone, a trovare e portare cibo e vestiario ai detenuti di famiglia. A Monreale poi andavano al Duomo Normanno, dove discutevano con i prelati di un terreno di cui erano affittuari e di proprietà della curia. Il terreno era il Fondo Pirrello, dopodiché tornavano a Corleone. Ninetta e la sorella non facevano mai una mossa sbagliata, e di Totò nemmeno l'ombra. Tutto sembrava tranquillo, ma era soltanto la calma prima della tempesta. Totò si nasconde tra Palermo e Corleone, il suo capoligio non c'è mai, se ne sta a Roma e Milano o in Svizzera, giù in Sicilia. Totò è il suo vice e si è fatta la fama di killer infallibile, sta attendendo un ordine da Gaetano Badalamenti, Uzzutano, il boss di Cinisi, il quale, conoscendo le doti da sicario del Corleonese, di comune accordo con le altre famiglie palermitane, ha deciso di affidargli un incarico di tutto prestigio: eliminare Michele Cavataio, il responsabile della prima guerra di mafia. Cavataio è il boss della famiglia dell'Acquasanta, a cui tutti gli altri boss hanno riconosciuto la colpevolezza della strage di Ciaculli. Dopo quella strage, la commissione era stata sciolta in attesa del processo di Catanzaro, dove erano coinvolti uomini di tutte le famiglie mafiose. Inoltre si era venuto a scoprire che ad uccidere Calcedonio di Pisa, un membro della commissione, era stato proprio Cavataio, con l'intento di far ricadere la colpa sui fratelli La Barbera. La morte di Calcedonio di Pisa scatenò la cosiddetta prima guerra di mafia, che si era conclusa con la strage di Ciaculli e la conseguente reazione dello Stato. Per colpa di Michele Cavataio, quindi, Cosa Nostra era quasi morta, era arrivato il momento di far sentire la presenza mafiosa, e quella di Cavataio era l'occasione giusta. Il compito aspettava a Totò. Venne formato un comando di killer tra varie famiglie. Per i corleonesi Vanno Riina, Provenzano e Calogero Bagarella. Per la cosca di Santa Maria di Gesù di Stefano Bontade vanno Emanuele D'Agostino e Gaetano Grado. Giuseppe di Cristina invia Damiano Caruso per la cosca di Riesi. Il 10 dicembre del 1969 i 6 killer, a bordo di 2 Giulietta, si recano travestiti da finanzieri, negli uffici dell'impresa edile Moncada di Viale Lazio. I poliziotti raccoglieranno circa 200 bossoli, l'operazione di eliminare Cavataio va in porto, ci sono 5 morti. Uno è tra i killer del comando, è Calogero Bagarella, ucciso proprio da Cavataio. Il cadavere di Bagarella fu seppellito di nascosto e nessuno seppe mai della sua morte. Anche quando i resti trovarono posto al cimitero di Corleone, sulla lapide di marmo venne scritto un altro nome. L'unico segno del lutto che aveva colpito la famiglia Bagarella fu la cravatta nera al collo di Riina. Calogero non era infatti solo il fratello della sua fidanzata Antonina, ma anche il promesso sposo di sua sorella Arcangela, rimasta vedova ancora prima del matrimonio.